Un antico mito ci racconta di come il dio del sole Ra, ormai vecchio e stanco, dopo essere stato il primo faraone, si ritirò dal trono d'Egitto, lasciando il dominio al primogenito della dea del cielo Nut, il dio Osiride. Noto per la sua bontà e giustizia, Osiride insegnò agli esseri umani tutto quello che sapeva. Fu lui a stabilire per gli antichi egizi delle leggi per vivere in pace e in armonia. Gli insegnò a pregare gli dei, la ritualità dei sacrifici e a costruire per loro magnifici templi. Accanto a lui, sul trono, sedeva la moglie e sorella Iside. Pare che i due si fossero innamorati quando erano ancora nel buio del ventre materno, ancora prima di nascere. Grazie ad Osiride, l'Egitto conobbe un periodo di grande prosperità e tutti gli dei lodarono l'operato del nuovo faraone. Beh, tutti tranne uno, il fratello Set. Ma chi era questo dio? Il fratello tanto contrario alle opere del buon Osiride. Set era anche lui figlio della dea del cielo Nut e del signore della terra Geb. Ma a differenza del fratello, egli era il dio dei temporali, del tuono, delle nuvole, della pioggia e del feroce calore del deserto. Le creature malvagie che abitavano le dune di sabbia erano i suoi sudditi. I cicloni, le tempeste e la siccità, il suo lascito al popolo d'Egitto. Certo non era solo. Sua compagna era la sorella Neftis, anche lei figlia di Nut. Set derideva le opere buone di Osiride e tramava in gran segreto per ottenere il trono e sbarazzarsi così del fratello. Sarebbe stato lui il nuovo faraone. Certo, non quello smidollato di Osiride. Ma come fare? In che modo ingannare il fratello tanto adorato da tutti e ottenere così ciò che tanto bramava? L'occasione per impadronirsi del trono ben presto si presentò. Per la precisione, nel 28° anno di regno del faraone Osiride. Dovete sapere che Osiride era solito percorrere tutta la terra d'Egitto per civilizzarla. Visitò ogni luogo, il verdeggiante delta, le aride dune del deserto, impreziosite da ricche miniere e da splendide oasi, le fertili terre che fiancheggiavano le sponde del Nilo, fino ad arrivare alle cataratte, nel sud del paese. Dall'Alto al Basso Egitto non ebbe bisogno di armi, perché riuscì ad attirare quasi tutti con l'incanto della persuasione, con la parola unita al canto e a ogni tipo di musica. Fu proprio durante uno di questi viaggi che Set, spalleggiato da 72 cospiratori, anche loro nemici di Osiride, ordì il suo complotto. Tutto era pronto, bisognava aspettare solo il ritorno del faraone. E così fu. Quando Osiride tornò dal suo viaggio, scoprì che il fratello Set aveva organizzato per lui una meravigliosa festa, dove il cibo e le bevande non mancavano e dove vi erano doni in abbondanza per tutti. Il dono più prezioso, però, fu realizzato da Set in persona e arrivò solo alla fine della festa. Si trattava di una sontuosa cassa, finemente lavorata e rifinita con squisiti intarsi. Set così decretò: chiunque riuscirà ad adagiarsi con comodità in questa cassa, la riceverà in dono. Tutti e 72 gli invitati cercarono allora di entrare nella cassa, ma era solo una recita.
Gli alleati di Set sapevano bene che la cassa era stata realizzata per Osiride. Quando infatti il dio vi si appoggiò, le dimensioni erano perfette. Guarda caso, sembrava fatta apposta per lui. Fu allora che i cospiratori si gettarono sulla cassa e la sigillarono con piombo fuso. Osiride rimase chiuso al suo interno, senza possibilità di uscire. Sollevarono poi la cassa e una volta giunti sulle sponde del Nilo la gettarono in acqua. La corrente la trascinò via, lontana, nel mar Mediterraneo, fino a quando finì sulle sponde di Biblo, nel moderno Libano. Lì un albero di cedro afferrò la cassa tra i suoi rami, che gli crebbero intorno fino a quando non fu incorporata nel tronco dell'albero. Fu allora che il re di Biblo, vista la robustezza del cedro, lo fece tagliare per realizzare una colonna del suo palazzo. Intanto, in Egitto, riecheggiava la terribile risata di Set, ora seduto sul trono di Osiride.